Oggi secondo giorno qui a Kuala Lumpur, siamo finalmente arrivati alle Batu Cave. Devo dire che qui è veramente tutto stupendo. Abbiamo fatto una bella scarpinata, però vi devo dire sinceramente è un po' uno di quei posti Instagram versus reality, nel senso che è bellissimo, merita, bisogna venire assolutamente se si passa per Kuala Lumpur qui in Malesia, però ci sono veramente tantissimi turisti e questo un pochino influisce sulla, diciamo, atmosfera complessiva. La scalinata Filippo è riuscito a farla sui suoi piedi, Nicole ovviamente no, non cammina ancora così bene da farsi le scale. L'unica cosa, c'è un fortissimo odore di incenso, quindi per me assolutamente nessun problema. Per i bambini invece questa cosa dopo un po' risulta fastidiosa. È così anche mia moglie, quindi credo abbiano preso da lei, sono un po' delicati con l'olfatto. Che dire, se arrivate da Kuala Lumpur il consiglio è quello di prendere un taxi sono circa 20 minuti e il costo è veramente ridicolo, sono circa 10 rupie malesiane che corrispondono indicativamente a 2 euro, è una tappa che non potete mancare. Questi si chiamano Batu Cave e sono le caverne di Batman. Siamo in Malesia. Si nasconde, non è che si può far vedere da tutti, lui è un supereroe. Adesso stiamo per uscire perché veramente i bambini incominciano a essere cotti e devo dire che ne valsa veramente la pena. Qui dalla cima della caverna, della grotta, le scimmie lanciano i sassi, quindi non è il massimo. Però non è arrivato nessuno, diciamo, oltre la transenna che c'è qui sotto. Come tutte le cose belle, a un certo punto devono finire, adesso probabilmente usciamo dal tempio perché ci sono i bambini che hanno fame, incominciano a essere un po' rognosi e si sta riempendo sempre di più. Quindi il consiglio comunque rispetto a questa gita, chiamiamola fuori porta, venite al mattino presto se riuscite, tipo intorno alle 7, in modo tale che non vi beccate subito la bolgia, diciamo, e la marea di turisti e anche di locali che vengono qui a pregare. Dimmi amore. Ma tu perché i supereroi? Ma che supereroi? In che senso? Che dicevi tu prima? È Batman. I supereroi si nascondono nella notte perché non si devono far vedere dalle persone e riconoscere, capito? Io faccio con la luce vedere i supereroi, prendo la luce. Prendi la luce per vederli di Sì. notte? Sì. E i supereroi
Eccoci qui ragazzi, siamo tornati a Kuala Lumpur dopo la visita di questa mattina alle cave. Abbiamo deciso oggi di prendercela un po' più con comodo il pomeriggio perché i bambini erano un po' stanchi. Pensavamo di aver un po' scampato definitivamente il fuso orario, invece oggi pomeriggio si sono abbioccati, quindi mi sa che saremo domani punto a capo e questa notte la faranno in bianco. Ci troviamo sotto le Twin Tower di Kuala Lumpur e siamo all'interno di un parco che è il KLCC Park, quindi Kuala Lumpur forse Central Park, I don't know, Central qualcosa. Tutto molto bello anche qui, i bambini però stanno dormendo entrambi, Amy un po' stravolta perché ieri abbiamo fatto gli splendidi dicendo abbiamo già superato il fuso orario, invece siamo andati a letto tardissimo e ci siamo praticamente svegliati alle 6 di mattina per andare alle cave. Inoltre domani mattina partiremo per Bali molto presto, quindi stasera dobbiamo cercare di non fare ancora una volta tardissimo, altrimenti arriviamo che siamo isterici. Io sono veramente sudatissimo, qui poi il caldo è un caldo umido, sotto diciamo le Twin Tower c'è il mall di Kuala Lumpur, quindi c'è uno shopping center gigantesco con tutti i grandi marchi. Ci siamo rifugiati un attimo dentro perché pioveva e aspettando che la pioggia finisse ci siamo presi un caffè e la nonna è riuscita ancora una volta a rovesciare il caffè. No, poverina, in aereo gliel'hanno rovesciato addosso, in questo caso l'ha rovesciato invece lei perché si sono chiuse le porte dell'ascensore e non so perché non ha funzionato il sensore, l'ha presa dentro e le è caduto il caffè. Quindi anche oggi niente caffè per la nonna Gergana, povera. Adesso ci muoveremo verso l'hotel, faremo una cenetta tutti insieme tranquilla, forse ordineremo qualcosa per non dover uscire nuovamente e riprepararci e andremo un po' su in piscina per fare rilassare i bambini se riusciamo a svegliarli. Sei svegliato? Bravi, tutti e due insieme, ciao anche a te! Avete fatto una bella nanna? Tu subito con le patatine? Perfetto! Eccoci qui. Siamo qui tutti insieme anche con Nicole, vero? No. Vedo che bella quest'acqua. Wow! Mi porti tu a vedere altre cose? Va bene, andiamo insieme. Ultimo sguardo alle torri gemelle di Kuala Lumpur. Eccole qua. Non so se si vedono bene dietro di me. Sembrano più due corna con questa inquadratura. Speriamo che non siano un brutto presagio. Qua ormai ci stiamo trascinando, non stiamo più camminando e adesso siamo pronti a prendere un taxi per tornare un attimo a casa e goderci questa ultima serata a Kuala Lumpur. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma se il buongiorno si vede dal mattino devo dire che qui è stato veramente un bellissimo incipit della nostra vacanza. La Malesia è un posto vibrante di colori, di atmosfere e le persone locali sono state gentilissime, il posto è meraviglioso, quindi super raccomandato. Se insomma rientra nelle vostre corde una tipologia di viaggio così, portate in giro con voi i vostri bambini perché sono sicuramente delle esperienze che porteranno nel cuore. Da Viaggi con Bimbi è tutto per questa parentesi malesiana. Domani viaggeremo per Bali, saranno 2 o 3 ore e mezza d'aereo, non di più, quindi non vediamo l'ora ecco, di potervi portare anche in Indonesia. Questa avventura è stata una bellissima parentesi e sicuramente per noi sarà un posto da ripetere perché la Malesia ha tantissimo da offrire ed è un peccato essere qui solo 3 giorni. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi va di supportarci seguite il canale, cliccate sulla campanella per non perdere neanche un aggiornamento. Nei prossimi video vi porteremo con noi a Bali. L'Indonesia sicuramente sarà un posto favoloso. Qui in Malesia siamo partiti non bene, benissimo, ci è piaciuto un sacco ed è un posto che ci sentiamo di consigliarvi per portare anche i vostri bimbi, se vi va di scarpinare un po' e di
così portare pazienza nei momenti un po' di crisi, perché è normale, siamo dall'altra parte del mondo, non può essere sempre tutto rose e fiori, ci sono dei momenti un po' di così isteria diffusa, ma devo dire che li abbiamo gestiti benissimo, i bambini sono super contenti, sono più pro che contro, ecco.